Il folklore nipponico vuole che gli esseri umani condividano il mondo con entità sovrannaturali chiamate yokai. Questi spiriti leggendari risiedono nelle oscurità di boschi, nel profondo degli oceani o negli angoli segreti delle nostre dimore. Possono apparire come persone, animali o persino oggetti inanimati, benché a volte burloni sono anche noti per essere sereni e custodi. Una cosa è chiara, grazie alle magnifiche illustrazioni di Marga Biazzi, gli yokai giungono per illuminare il nostro percorso con la loro antica sapienza. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la taroteca di Exoteric One. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti in questa video recensione dedicata a un mazzo davvero affascinante, Yokai Tarot. Il mazzo del folklore giapponese, illustrato da Marga Biazzi e accompagnato dai testi di Paolo Bertazzo, ovviamente editato dallo Scarabeo. Questo mazzo è molto più di uno strumento divinatorio, è un viaggio nell'immaginario giapponese, un ponte tra archetipi universali e spiriti locali, dove ogni carta diventa una soglia verso il mistero e la riflessione, la trasformazione interiore. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche principali, vi mostro la confezione in tutti i 6 lati, curata proprio nei minimi dettagli. Ecco, si apre in questo modo, molto semplice, e possiamo vedere già delle rappresentazioni, delle belle rappresentazioni che ovviamente troveremo nelle carte. Ricordo che è stato stampato questo nel dicembre 2024. All'interno troviamo il mazzo con il libretto. Chiudiamo bene. Questo è il libretto. Troviamo la carta che fa un po' da copertina e poi l'ultima dove troviamo i riferimenti per seguire lo Scarabeo con tutte le loro novità su Facebook e Instagram. Il mazzo è composto da 78 carte divise tra arcani maggiori 22 e 56 minori, ovviamente divisi per 4 semi. Quelli tradizionali sono coppe, denari, bastoni e spade. Ogni gruppo è abitato da yokai specifici, scelti per la loro affinità simbolica con il significato dei tarocchi. Il formato delle carte è elegante, ogni carta misura 7 cm per 12. Lo spessore totale è di circa 3,5 cm. Il cartoncino è abbastanza spesso e resistente, ottima qualità della stampa, la finitura, come potete notare, è opaca, quindi molto, molto fine, molto bella anche al tatto. Sul fronte di ogni carta troveremo l'immagine
che appunto raccoglie tutta la grandezza della carta, e in basso vi è scritto il numero, il nome di ogni arcano. Il dorso nelle carte si presenta in questo modo molto raffinato, questo intreccio di motivi floreali e geometrici, simmetricamente disposti in queste tonalità calde, arancio, crema. Il bordo è ornato da piccoli fiori agli angoli, che va a incorniciare il disegno. Quindi direi sì, è abbastanza elegante, mi piace molto. Ovviamente reversibile, quindi come potete vedere le carte si possono usare sia al dritto che al rovescio. Ovviamente richiamano l'estetica tradizionale giapponese. L'insieme trasmette un senso di equilibrio tra il mondo naturale e quello simbolico, perfetto per un mazzo che esplora il mistero e la psicologia degli spiriti yokai. Il libretto incluso, scritto in più lingue, offre spiegazioni utili per iniziare a conoscere questo mondo, ma ve lo mostro più tardi, andremo ad approfondire la sua conoscenza nel corso della puntata. E adesso partiamo con il nostro viaggio e andiamo a conoscere le varie carte divise in gruppi, ciascuno con una propria anima. Partiamo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte agli arcani maggiori che rappresentano le grandi tappe del cammino umano, qui sono reinterpretati attraverso le figure del folklore nipponico. Consiglio sempre di disporre appena si compra un mazzo e per conoscerlo meglio in questo modo, con il matto a un lato oppure sopra, e poi tutte le altre carte, dal mago ovviamente al mondo. Doverosa premessa, breve, assolutamente breve, è importante sapere che il cuore pulsante di questo mazzo sono gli yokai, creature del folklore giapponese che incarnano emozioni, traumi, desideri e paure collettive. Non sono semplici mostri o fantasmi o spiriti, sono simboli viventi, manifestazioni dell'inconscio culturale. Alcuni sono benevoli, altri ambigui, altri ancora abbastanza inquietanti, ma tutti ci parlano in modo diretto e profondo. In questo mazzo gli yokai diventano specchi della nostra anima, aiutandoci a riconoscere ciò che si muove dentro di noi. Vi faccio solo alcuni esempi per non dilungarmi troppo, e vi invito a scoprire e conoscere tutti i protagonisti delle varie carte. Ad esempio, il matto diventa il K, letteralmente bambino del fiume, uno yokai acquatico, ed è una delle creature più popolari del folklore giapponese. Poi troviamo la giustizia. A me piacciono tutte, particolarmente ci sono alcune che mi hanno colpito, tra le quali proprio la giustizia. Prende le sembianze di Kenzu, letteralmente buona volpe, è uno yokai benevolo che nel folklore giapponese impiega i suoi poteri per il bene. Nella maggior parte delle carte è riconoscibile il sistema Waite-Smith, quello inglese che prevede la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, cosa diversa dai marsigliesi, le quali carte sono invertite, e poi soprattutto negli arcani minori, sempre in questo sistema, tutte le carte sono rappresentate con le loro scene, i loro personaggi, invece in quelli marsigliesi dall'1 a 10 troviamo proprio semplicemente il numero del seme corrispondente. Quindi, come vi dicevo, la maggior parte si può notare delle somiglianze o comunque degli elementi che richiamano all'iconografia classica dei tarocchi. In alcune carte è un po' più difficile, come ad esempio il caso della torre. Ecco, ve la mostro.
Qui abbiamo Ashinaga e Tenaga, che in pratica letteralmente e rispettivamente vuol dire gambe lunghe e lunghe braccia. Sono una coppia di yokai con gli arti insolitamente allungati, lavorano insieme per catturare pesci. Il parallelismo con la Torre dei Tarocchi è che in pratica la loro strategia di pesca è quella di formare una specie di struttura dove però purtroppo una semplice onda può farli cadere e far perdere tutti i pesci che hanno pescato. Quindi questa carta ci insegna che anche le migliori strutture purtroppo possono crollare a causa di imprevisti. Quindi è vero, può essere un po' più difficile interpretarlo, però una volta che si va a studiare e leggere, diciamo, nel libretto è facilmente intuibile il perché di solito noi troviamo la torre con un uomo e una donna che cadono proprio da questa torre e quindi il fulmine colpisce la torre stessa. Ecco, queste sono giusto delle indicazioni per farvi capire insomma più o meno l'aspetto e i significati stessi. Da questi esempi potete intuire come ogni carta è un incontro con un'entità che ci interroga, ci sfida e ci accompagna. Ora lasciamo le grandi verità per immergerci nel mondo delle emozioni, quello delle coppe, ma prima vediamo in tutto il loro splendore i maggiori, dopo diciamo i maggiori con uno slideshow, così potete osservarli meglio. Eccoci di fronte agli arcani minori delle coppe e in questo gruppo sono rappresentate dalle Jotun, le famose bottiglie a forma di zucca, le bottiglie zucca appunto. Queste carte sono legate all'elemento acqua, all'emotività, alle relazioni, alla nostra interiorità, quindi tutto ciò che si muove dentro di noi. Sono popolate da yokai acquatici e lunari, sono spiriti che emergono dalle profondità per sussurrarci desideri, nostalgie, legami invisibili. Qui troviamo creature che parlano di amore, di perdita, di intuizione, ma anche di illusioni e dipendenze emotive. Le immagini sono morbide, fluide e trasmettono una sensazione di immersione nel mondo interiore. Parlando del lavoro dell'artista, vi invito a soffermarvi sulle illustrazioni di Marga Biazzi, che sono un vero incanto. Il suo stile mescola l'estetica contemporanea con la tradizione ukiyo-e, creando immagini che sono al tempo stesso familiari e misteriose. I colori sono equilibrati,
ma comunque intensi. Il tratto è preciso e allo stesso tempo molto elegante, molto poetico. Ogni carta è una piccola opera d'arte che ci invita alla contemplazione, alla narrazione, ma soprattutto all'immaginazione. E adesso dal mondo delle emozioni passiamo a quello della materia, i denari. Eccoci di fronte agli arcani minori dei denari che in questo gruppo sono rappresentati dai Mon e Koban, cioè sono le monete rotonde e ovali utilizzati in Giappone fino alla fine del XIX secolo, quindi molto caratteristiche e conosciute. Questo seme è legato all'elemento terra, è connesso alla materia, alla sicurezza e alla prosperità. Ci mostrano yokai che proteggono o disturbano il flusso dell'abbondanza, troviamo spiriti della casa, della terra, che ci invitano a riflettere sul nostro rapporto con il possesso, il lavoro e il valore delle cose. Le carte dei denari in questo mazzo sono concrete ma mai banali, ci ricordano che anche la materia ha un'anima. Volevo mostrarvi qualcosina giusto per sottolineare il fatto che pur rifacendosi alla cultura giapponese c'è un connubio perfetto anche con l'iconografia classica dei tarocchi. Ad esempio, vediamo il 4 di denari e vi mostro questo che in pratica sarebbe il Sarugami di Oshinya. La postura è molto simile, comunque troviamo qui le monete, vabbè qui a terra, una proprio tra le braccia e poi una in testa. Quindi come vedete possiamo proprio affidarci ai significati stessi della tradizione perché l'iconografia è abbastanza rispettata, diciamo tranne in alcune cose, però ricordiamo che si deve comunque adattare e abbracciare al tema principale, quello degli yokai. E adesso dalla concretezza dei denari passiamo al seme dei bastoni. Eccoci di fronte agli arcani minori dei bastoni che in questo gruppo sono rappresentati dai shakuyo o shakujo, spero di averlo pronunciato bene. In pratica è un bastone cerimoniale sormontato da anelli di ferro. I bastoni sono legati all'elemento fuoco, sono un simbolo di volontà, passione, azione e creatività. Sono animati da yokai che stimolano il movimento ma anche da quelli che ci mettono alla prova. Le carte di bastoni di questo mazzo sono dinamiche, vibranti, troviamo appunto qui il fuoco, le fiammelle e ci parlano di crescita, sfida e trasformazione. A proposito di trasformazione, è arrivato il momento di parlare di come si può utilizzare questo mazzo. Il Yokai Tarot può essere usato come un normale mazzo di tarocchi, ma la sua forza secondo me sta proprio nella capacità di evocare immagini potenti che parlano direttamente all'inconscio. È perfetto per letture introspettive, per esplorare il lato ombra, per chi cerca una connessione profonda con il simbolismo e la narrazione. Può essere usato anche, perché no, per contesti terapeutici, creativi, meditativi. Ogni carta è una storia, un incontro e una possibilità che ci può appunto arricchire e ispirare. Il libretto, ecco adesso ve lo mostro, di sicuro potete usare tutti i suggerimenti e i metodi che trovate all'interno. Ci sono ben 4 lingue, italiano, spagnolo, portoghese e la parte in inglese, quella all'inizio, è più ampia ed esaustiva. Infatti qui trovate, ve lo faccio vedere, 3 metodi per suggerimenti di lettura, i classici una carta, 3 carte e poi la stesa del Tori che in effetti trovate anche in italiano, almeno questa. Adesso
Eccola qui. La seta del tori è molto, molto bella perché è stata creata proprio appositamente per questo mazzo, che ha la forma del tori, sono i famosi portali ubicati all'ingresso dei santuari shintoisti. E, ovviamente, oltre a questa differenza, sempre nella parte in inglese, le spiegazioni delle singole carte, è vero che trovate le parole chiave, il nome del personaggio e un riassunto della sua storia, le caratteristiche e il significato della carta. E quindi cosa che invece nella parte in italiano trovate solo le parole chiave e basta, diciamo un piccolo significato, una piccola interpretazione della carta stessa. Vi ricordo che quindi le illustrazioni sono accompagnate da questi testi abbastanza evocativi scritti da Paolo Bertazzo, che ci guidano nella lettura, ma lasciano comunque spazio all'intuizione e alla libera interpretazione nel rispetto della tradizione. Ovviamente consiglio sempre di integrare e approfondire, quindi magari anche cercando altri testi che vi possono dare proprio degli ulteriori suggerimenti per conoscere ogni singolo personaggio, è vero, per arricchire non solo le vostre letture, ma perché possono darvi delle indicazioni ulteriori, quindi sia riguardo alla tradizione degli yokai, sia ovviamente se siete alle prime armi nel conoscere i tarocchi nella parte classica. E adesso proseguiamo e andiamo a concludere con l'ultimo seme dove il pensiero prende forma, le spade, e poi parliamo delle considerazioni finali. Eccoci di fronte agli arcani minori, quello delle spade. Come ogni gruppo degli arcani minori, ovviamente troviamo dall'asso quelli numerali dall'asso al 10 e poi le 4 carte di corte: fante o paggio, cavaliere, regina e re. In questo gruppo le spade sono rappresentate dalla famosissima katana. Chi è che non conosce la katana? Ed è famosa per essere portata dai guerrieri samurai. Le spade ci parlano di pensiero, conflitto e verità, sono forse le più inquietanti, ovviamente se già le conoscete. Qui troviamo spiriti spesso vendicativi, presenze che ci costringono a guardare in faccia le nostre ombre, ma anche a tagliare ciò che non ci serve più. Le immagini sono intense, a volte alcune diciamo disturbanti, insomma dipende dalla vostra sensibilità, ma comunque sempre rivelatrici. E appunto le spade di questo mazzo non ci lasciano scampo, ci chiedono onestà, lucidità e coraggio. Adesso in conclusione, il Yokai Tarot è un mazzo che non si limita a predire, come vi dicevo potrebbe essere assolutamente utilizzato per la divinazione, ma secondo me ci invita soprattutto a comprendere, a dialogare con le proprie emozioni, a riconoscere le proprie fragilità e a trasformarle in forza. È uno strumento potente per chi ama il simbolismo, la psicologia archetipica, la narrazione, soprattutto mitologica. Un mazzo che non si impone, ma ci accompagna e in questo, appunto proprio tutto per questo posso dirvi che è profondamente terapeutico. Infatti io lo uso soprattutto nelle mie letture personali. E se siete ovviamente attratti dal mondo degli spiriti giapponesi e se cercate un mazzo che vi parli in modo diretto ma poetico, e soprattutto se volete esplorare il vostro mondo interiore con uno sguardo diverso dal solito, questo mazzo potrebbe essere il compagno ideale. E ricordate, ogni yokai ha una storia da raccontare.
e forse magari potrebbe essere proprio la vostra. Oltre alla lettura delle carte, sicuramente è un mazzo che si può apprezzare anche semplicemente sfogliandolo, come se fosse un piccolo museo portatile dell'arte di Marga Biazzi, quindi super super consigliato ovviamente per la collezione, quindi da tenere in vetrina. Ma quando lo si usa, la bellezza delle illustrazioni diventa proprio parte integrante dell'esperienza divinatoria. Comunque in qualsiasi caso sentitevi liberi di usare tutti i metodi che conoscete, potete usarli insieme anche a degli oracoli per un'ulteriore esperienza e all'inizio, soprattutto ecco se siete all'inizio, quindi state imparando adesso, consiglio sempre di usare poche carte, metodi abbastanza semplici per darvi la possibilità di conoscere meglio, entrare in connessione con esso. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistarlo, ditemi nei commenti cosa ne pensate, magari le vostre o la vostra carta preferita. Vi ringrazio tanto per essere stati con me e poi diciamo se volete potete anche andare a vedere tutti gli altri video che pubblico sul mio canale, potete anche seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti!